Ciao, benvenuto su Nasse Skate. Io sono Ale Asso e in questo video mettiamo a confronto questi due longboard, la Dervish Sama della Loaded e la Tortuga della Timber. Let's skate! Oggi andiamo a mettere a confronto per bene questi due longboard, perché la prima volta che ho dovuto comprare un longboard più serio io sono andato totalmente in confusione, perché le descrizioni nei siti web sono talmente vaghe e talmente poco descrittive che tutte sembrano perfette per tutto. Come avevamo visto in questo video, la prima tavola per iniziare, quella per muovere i primi passi, va benissimo che sia una qualsiasi tavola, non c'è bisogno che sia di una super qualità. Mentre quando abbiamo già preso la mano è importante dopo cominciare a prendere una tavola che abbia una certa qualità, perché poi i pezzi fanno una gran differenza e soprattutto la costruzione e la qualità dei deck e di ogni singolo pezzo della tavola. Per cui in questo video andiamo a esaminare e a confrontare queste due tavole per chiarire bene come si comportano effettivamente su strada e agli usi che andremo a fare. Per prima cosa vediamo le differenze fisiche tra le due tavole. La Tortuga è molto più lunga, ma come possiamo vedere ha un passo più corto, passo che potrebbe essere ampliato leggermente perché adesso ho il track nel buco del mezzo dei tre possibili, però comunque la Dervish Sama ha un passo più lungo apposta per incentivare il pumping e la curvata morbida. La Tortuga è una tavola top mount, ovvero col deck montato al di sopra del track per rendere migliore la superficie calpestabile, mentre la Dervish Sama è una drop through con il track montato attraverso il deck per renderla più bassa e quindi più stabile e più facile da spingere. Oltre a come sono montati i track, le tavole presentano una grossa differenza nel loro profilo. La Loaded ha un profilo camber per rendere il ribalzo e la flessibilità ancora più accentuata, mentre la Tortuga ha un profilo rocker per rendere il pop più stabile e più controllabile. I track, nonostante siano di compagnie diverse, questo monta un Caliber 3, questo invece un Paris V2, sono molto simili perché sono entrambi con un angolo di 50 gradi e una larghezza di 180 mm. Quello che cambia sono i gommini che a entrambi ho sostituito con quelli dell'Orangutan. La Tortuga monta i Knuckles, che sono quelli a tronco di cono, mentre sulla Loaded ho montato i Nipples, che sono quelli a cilindro, ognuno dei quali è più adatto per la loro funzione specifica. Questo è più adatto per una curvata morbida, questo più adatto per un rimbalzo e un pumping più deciso. L'altra grossa differenza sono le ruote. Le ruote della Loaded sono delle Orangutan Init da 75 mm di diametro con una superficie di contatto molto ampia, che è quasi doppia rispetto a quelle che monta la Tortuga, che sono delle Blood Orange Morgan Pro Series da 65 mm. La durezza anche è leggermente diversa, questi sono degli 80, questi degli 84A, però quello che fa la grossa differenza è la costruzione, appunto, sia la superficie di contatto che la costruzione della ruota, che queste sono fatte apposta per sfruttare al massimo il ritorno di forza e avere un pumping più efficace, mentre queste sono più bilanciate e più leggere, adatte a essere sollevate meglio. Vediamo adesso come si comportano nel cruising e più in generale come mezzo di trasporto. La Dervish Sama della Loaded nasce proprio apposta per questa funzione ed è infatti super eccellente in questo, sia come trasporto breve ma soprattutto anche per lunghe distanze, sia per la costruzione del deck che per le ruote così grandi. Il pumping è particolarmente efficace. Una volta presa velocità si può continuare a mantenerla per una lunghissima distanza. Io arrivo ogni tanto anche quasi a 1 chilometro senza dover mettere il piede a terra. È molto agile nel salire e scendere dai gradini e nel fare curve sia ampie che strette, e in generale il feeling quando si va in giro è proprio quello di uno snowboard su ruote. La Tortuga invece, che nasce più che altro per il freestyle e il dancing, non si comporta male nel cruising e nel mezzo di trasporto, però più che altro per tragitti brevi.
Se facciamo lunghe distanze non è l'ideale, perché le ruote sono molto più piccole, più dure, i gommini sono più adatti a una carvata fluida e la costruzione del deck non permette una rimbalzosità così efficace che rende il pumping non così fluido. Oltretutto il grip tape da dancing, che è liscio nel mezzo, non dà quella sicurezza nel fissare il piede alla tavola, soprattutto quando lo giriamo per spingere. Però tutto sommato, se dobbiamo andare da un posto A a un posto B per arrivare al nostro skate spot preferito, male non va, si può benissimo usare. Certo, appunto, non la consiglierei per fare lunghe distanze. Se il vostro uso principale della tavola è andare in giro per la città o per piste ciclabili o quant'altro, questa non è adatta. Se parliamo di dancing e di freestyle, invece, il discorso si ribalta completamente. In questa attività è la tortuga ad eccellere. Appena proviamo le prime manovre sulla tortuga capiamo subito perché è costruita apposta per essere una tavola da dancing e freestyle. Ha una superficie abbastanza grande per poter permettere diversi passi ed è abbastanza leggera per farla saltare senza troppo sforzo. Una cosa molto utile sono le 3 diverse posizioni per poter fissare il track, in modo da poter regolare a piacimento se avere un kick più grande e quindi un pop più reattivo o una superficie più lunga tra i track per avere più spazio per fare passi di dancing. E infatti cominciare a provare, soprattutto all'inizio, soprattutto per imparare a fare i primi passi di dancing e di freestyle, questa tavola è perfetta. Di contro, con la Lode, nonostante sul sito venga indicata come una ottima tavola per iniziare a fare dancing e freestyle, la cosa in realtà non è così semplice. I kick sono molto piccoli ed essendo drop through c'è sempre il rischio di fare il passo mettendo il piede sopra la ruota, andando incontro a una caduta non proprio piacevole. In questo setup oltretutto le ruote sono troppo grandi e troppo pesanti per farle saltare, e che rende la tavola pesante soprattutto quando andiamo a farla girare o a farla saltare. In linea di massima, uno che abbia già buona esperienza di dancing e freestyle può benissimo farlo anche su questa tavola. Di contro rende molto difficile fare i primi passi. Se dobbiamo provare per le prime volte a farla saltare, a fare dei pivot o dei passi di dancing, la cosa diventa un po' tricky, perché appunto ci vuole molto più sforzo per riuscire a farla saltare, farla staccare le ruote da terra, e con i passi di dancing la superficie calpestabile è ridotta, perché in pratica possiamo camminare solo da qui a qui. Questa ultima parte della tavola non è usabile perché c'è sempre il rischio di mettere appunto il piede sopra la ruota e finire male, mentre la tortuga offre una superficie calpestabile da punta a coda, il che ci dà la possibilità di fare quanti passi vogliamo, e il kicktail è molto più gestibile. Come lo posizioniamo il piede, possiamo metterlo più avanti, più indietro, regolarlo bene a nostro piacimento per il trick che vogliamo fare. Sulla loaded invece il punto in cui possiamo posizionare il piede sul kicktail è solo uno, per cui imparare certi movimenti, certi trick non è per niente facile. È fattibile ma non facile. Riassumendo in breve, sono 2 tavole entrambe di ottima qualità, però dobbiamo sempre tenere a mente qual è il nostro uso principale. Se vogliamo andare soprattutto in giro per la città e ogni tanto fare qualche passo di dancing e freestyle, allora l'ideale è la loaded. Se invece il nostro scopo è andare a fare freestyle e dancing e usare la tavola per arrivare fin là, allora senza dubbio la tortuga. In ogni caso la cosa importante è uscire e andare a fare skate. Let's skate!